Bentornati. Oggi parleremo di un problema della Nintendo Switch. Questa Nintendo Switch l'ho comprata da eBay, arriva direttamente dall'Irlanda e ovviamente dichiarata non funzionante, non era specificato il problema. E una volta aperta ho visto che aveva ricevuto danni da liquido, non gravi per fortuna, solo presenti vicino alla porta, qui sulla cartuccia di gioco e dentro le corsie per i Joy-Con. Questo però ha causato un bel po' di problemi. Nonostante non fosse entrato fisicamente il liquido nella scheda della console, gli ha causato svariati problemi. Ovvero non funzionava più il Bluetooth per connettere i Joy-Con wireless, e infatti ho cambiato il chip per il wifi e il Bluetooth e adesso è tornata a funzionare. Però c'è un altro problema. C'è ancora un altro problema. La console si accende, fa tutto quello che deve fare. L'unica cosa negativa però in questo caso è che i Joy-Con, come vedete, fa la solita classica animazione con il suono, ok, ma di qua si connette ma non fa né suono né animazione. Lasciate stare che qua c'è il drifting, questi sono un test Joy-Con di test. Non fa nessuna animazione né in entrata né in uscita, nessun click, però funziona, riesce a riconoscere anche in wireless. Ecco, come vedete, riesce a riconoscerlo in wireless, non ha nessun problema. Qual è il punto allora? Il punto è che, almeno in questo caso, è la scheda che ha problemi. Allora, il circuito, appunto, che controlla questo caratteristico suono e click e animazione del Joy-Con, arriva direttamente dal processore. Ho fatto moltissime ricerche, ho guardato esplosi della scheda, ho guardato gli strati, ho ricostruito i circuiti, le piste, eccetera. Pensavo fosse un discorso di qualche componente che aveva fallito, insomma, e mi sono ritrovato con il processore che ha problemi. Quindi ha preso una sorta di shock dovuto appunto al danno da liquido ed è arrivato fino al processore. Fortunatamente funziona ancora, ma è un processore destinato a morire. Il motivo è molto semplice, perché lasciatemi mettere un attimino il multimetro così capite. Ok, in resistenza andiamo a controllare. Qui c'è un punto vicino al connettore dell'alimentazione del Joy-Con, eccetera, della corsia del Joy-Con. Dall'altra parte della scheda, sopra al sensore di luce, ci sono un paio di chip che controllano appunto il Joy-Con. E io ho trovato un'anomalia su questo chip qua, su quello che è proprio sopra. Allora c'è il chip con 6 piedini. I primi 3 sulla destra, quello centrale
mi mostrava una resistenza, come vedete qua siamo sul valore dei kilo ohm. Aspettate che, ok, piedino in mezzo, siamo sul valore dei kilo ohm, ok, il che è un valore normale. Il problema qui invece, una volta ricostruiti tutti i percorsi che fa appunto quel circuito lì, me lo sono ritrovato che arriva al chip che viene considerato quello per la CPU, il condensatore sotto l'M92 che sta sulla CPU. E no, aspettate, prima devo andare a staccare la batteria perché sennò non mi dà le letture corrette. Allora, se io vado a misurare il condensatore, vedete, 270 ohm, 280 ohm, non va bene, non va bene. Qui c'è un corto parziale e questa linea conduce a svariatissime cose, conduce al max qua sotto che c'è qua, conduce al max che c'è dall'altra parte della scheda, quello responsabile appunto dei voltaggi della CPU e delle varie cose dei Joy-Con eccetera, gli arrivava pure qui. E allora ho pensato, ok, potrebbe essere un condensatore che magari è parzialmente difettoso, magari andando a trovare ho staccato completamente tutto. Questo circuito arriva addirittura sotto alle RAM. Ho staccato anche le RAM per eliminare questo fattore qua. Niente, non c'era niente da fare. L'unica cosa che mi aveva era appunto il processore. Ho tolto il processore e il valore era tornato normale, insomma, sul valore dei kilo ohm. Quindi in questo caso è un processore parzialmente difettoso e quindi è una cosa non riparabile. È una brutta cosa, questo qua funzionerà finché funzionerà, dopo che smetterà di funzionare da un giorno all'altro non si accenderà più perché il processore ha cominciato a fallire. Tant'è vero che se noi la accendiamo normalmente le Nintendo Switch non dovrebbero scaldare, assolutamente, nel senso che nel menu, nella pagina iniziale della console, ok, qui senza giochi, il processore sta intorno ai 30-40 gradi massimo, freschissimo insomma, e la ventola non si accende neanche. Ma in questo caso, dopo qualche minuto, solo rimanendo nel menu iniziale, la ventola comincia a girare. Perché? Perché essendoci il processore parzialmente difettoso, ecco, è già partita. Il processore parzialmente difettoso scalda di più, ha problemi di surriscaldamento e quindi la ventola cerca chiaramente di raffreddarlo, di tenerlo più fresco. E questo non è una cosa giusta. Quindi questa console addirittura ha comunque problemi di surriscaldamento. Ecco, quindi se vi ritrovate almeno con questo gioco, non so per l'altro, l'altro potrebbe comunque avere altri problemi, lo stesso potrebbero esserci problemi software e lo stesso potrebbero esserci problemi di qualsiasi altro chip, non chiaramente del processore. Però nel caso in cui vi ritrovate con questo controller che viene a connettersi, funziona regolarmente ma non fa l'animazione e il suono, ok, e vi ritrovate con il condensatore qui, come ho detto, sotto all'M92 responsabile del controllo appunto del processore, ve lo ritrovate
con valori non sui kilo, normalmente dovrebbe stare 2, 4, 6 kilo circa, dipende un po' dalla console, però sempre valori di kilo. Se avete dei problemi così, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va sulla scheda. E infatti, no, questo non ce l'ha. Giusto per farvi capire anche un'altra cosa, quindi adesso quella lì dovrà, se si vuole, la scheda in sé è a posto, quindi basterebbe cambiare il processore e allegarci una nuova memory, una nuova memoria qua interna, e la scheda torna a funzionare. Chiaramente la scheda è buona, è il processore che non è buono. E questo è il Max 92 qui, questo qua, e se andiamo a vedere i valori di resistenza potete trovare anche delle informazioni su internet, sul Retro6 Wiki, che vi parla appunto di tutte le componentistiche della Nintendo Switch, dove c'è anche appunto tutti i valori e i voltaggi di questo Max chip qua. E questo qua sopra è quello che dovrebbe essere appunto della mia stessa linea, uguale. Anche qua il processore è andato perché abbiamo un ohm. Questo qua ha un problema il processore. Di qua dovrebbero esserci circa 50-60 ohm, quindi questa linea qua andrebbe bene del processore. Poi qui sotto, anche qui abbiamo un corto, anche qua, e qui dovrebbero esserci circa 1 kilo, 2 kilo, eccetera. Poi ce n'è un'altra qui sotto che dovrebbe fare circa 30 kilo. Ogni tanto va su, ogni tanto va giù, e ci sono dei valori di riferimento comunque per conoscere se il processore è ancora buono oppure no. Quindi ecco, se incontrate questo problema potrebbe essere un problema del processore, che attualmente è caldino e non va bene. Questo senza dissipatore non funziona. Va bene ragazzi, per questo video informativo è tutto, spero sia stato utile. Mettete like al video, iscrivetevi se vi è risultato interessante, utile, e noi ci vediamo nel prossimo video.